Nuova puntata di Connectando Podcast e di nuovo siamo in compagnia di Giuseppe Montallo. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Salve. Sì, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando poi guarderanno questa puntata. Allora, Certo. Giuseppe, noi abbiamo già fatto un'intervista, correva il 2025 ormai, e l'avevamo fatta sulla mappa dei talenti. Però, tra l'altro, apparirà qua sopra da qualche parte, potete andare a guardarvela. Però oggi, invece di entrare, diciamo così, nello specifico, no, su una tecnica, una disciplina, come tante altre interviste su questo podcast, oggi la prendiamo un po' più, diciamo così, alla lontana, e ci facciamo una bella intervista, un po' più, Parliamo dei massimi sistemi. dai massimi sistemi, diciamo un po' più generale, Mh-mh. sulla spiritualità, sulla vita, sull'essere umano, sul da dove veniamo, che ci facciamo, dove stiamo andando, un po' queste tematiche, no, quindi, non so, se vuoi possiamo iniziare subito e ti chiedo come prima domanda un po' di dirci la tua sulla spiritualità, no, sulla vita, su cos'è questa cosa, questa realtà dove siamo immersi. E qui, devo dire che la cultura di oggi, una grande fetta di persone, quando gli si chiede: "Ma tu credi in Dio, credi in qualcosa?" La maggior parte delle persone non sanno manco di che cosa stiamo parlando. Questa è la grande tristezza della nostra epoca contemporanea, che però nel ciclo dell'evoluzione spirituale si chiama Kali Yuga, è l'ultima fase del percorso dell'uomo che si trova nella parte più bassa della materia, con pochissima sensibilità spirituale, perché deve fare veramente la più dolorosa esperienza della materia. E quindi, siccome io mi sono trovato a fare tutta una serie di esperienze anche legate alla mia malattia, e anche alle conoscenze che ho coltivato quando, diciamo così, è iniziato, tra virgolette, "il mio risveglio", che è avvenuto circa 22 anni fa, a seguito di uno shock molto importante e doloroso, qualcosa dentro di me, mi ha fatto capire che dovevo andare oltre, rompere gli schemi, rompere le credenze, ehm, capire che la vita era tutt'altro di quello che avevo pensato fino ad allora. E quindi ho cominciato a fare esperienze di tipo diverso, di 2 tipi sostanzialmente. Da un lato mi sono messo a leggere con una fame e una curiosità incredibile, man mano tra l'altro che facevo queste scoperte su questo mondo che nessuno ci ha insegnato, né a scuola e neanche, all'università. E quindi, ho letto libri di filosofia, ho letto libri di spiritualità, ho letto libri di teosofia, ho letto libri di psicologia, ho letto di tutto. Io in 10 anni, all'incirca dal 2003 al 2013, mi sono fatto una profonda conoscenza e ovviamente questa conoscenza, è qualcosa che è entrato nella mia coscienza. Anche la conoscenza, oltre all'esperienza animica che noi viviamo nella vita, le dolorose esperienze della vita, anche la conoscenza è importante per unire i pezzi, diciamo, per mettere insieme il tutto e quindi dare un senso alla vita più profondo. E questa conoscenza, io leggevo, ripeto, in questi 10 anni, dal 2003 al 2013, un libro a settimana, quindi in 10 anni avrò letto 500 libri. Ovviamente, la mia sensibilità mi portava a cioè li trovavo affascinanti questi argomenti, però trovavi anche tanti libri che non ti dicono niente, che io proprio ho capito una cosa: quando non capivo una cosa non mi ci soffermavo, perché, non lo so, istintivamente mi veniva da capire che dovevo lasciare scorrere, perché certi concetti che leggevo sapevo che passavano non lo sapevo, lo intuivo, l'ho capito dopo, che entravano direttamente nel subconscio, quindi ti cambiavano qualcosa dentro. Invece tutti quei libri che non mi dicevano niente, che mi annoiavano dopo 3 pagine, proprio non insistevo, proprio li mollavo, mi dicevo: "Questi libri non mi dicono niente, lasciamo perdere". Quindi, tornando al discorso, la conoscenza è fondamentale. Devi avere una base di conoscenza per capire tante cose. E io comunque sia, anche come ingegnere laureato da 52 anni, credo che questa, conoscenza, quindi questo studio di essere stato ingegnere e avere lavorato come ingegnere, unito al fatto che sono un ricercatore anche da prima del mio risveglio, sono proprio un ricercatore, un curioso,
Questo aspetto qui comunque credo mi abbia dato una base scientifica importante per capire anche i fenomeni di cui vediamo se riusciremo a parlare su come funziona la malattia. Perché la malattia è scientifica e ha delle basi scientifiche. Quindi quando, nella vita ci troviamo ad affrontare difficoltà, quindi tutti i tipi di chiamiamoli di terapie, medici, naturopati, osteopati, per carità tutte, cose che ognuno deve sperimentare per capire cosa va bene per lui. Credo che questo fatto di avere una base scientifica mi abbia aiutato anche a capire cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero nella medicina. E questo mi ha aiutato molto anche nel mio percorso di malattia, poi eventualmente ne riparleremo. Quindi tornando al discorso, la spiritualità non ci viene insegnata, è qualcosa di percepito come astratto. Per cui quello che voglio dire adesso è cercare di capire che cos'è quella che io chiamo la costruzione di una coscienza spirituale. Perché noi dobbiamo costruirci una coscienza spirituale per poter affrontare meglio la vita, perché la costruzione di una coscienza spirituale ci fa capire che la vita ha un senso molto più profondo di quello che pensiamo e cerco di spiegarlo partendo ehm, banalizzo volutamente certi concetti importanti, proprio li banalizzo, proprio per capire che la realtà, anche quella spirituale, è molto più semplice di quella che pensiamo. Per cui io parto proprio dal concetto partiamo prima dall'albero della vita, poi introdurremo il concetto di biologia e spiritualità, che significa materia e spirito. Che cos'è qual è lo scopo della biologia, qual è lo scopo della spiritualità. Però partiamo dalla creazione del mondo, proprio dai massimi sistemi. Perché Dio o io dico, Dio, non lo voglio definire come un'entità, un individuo. Dio per me non è un individuo, è un'energia, è un grande spirito, è una mente assoluta. Qualcuno dice che l'universo è una creazione mentale dell'assoluto. Ecco, mischiamo un po' questa roba qui e capiamo che Dio è un'entità non meglio definita, che possiamo definire energia universale o coscienza universale, assoluta e infinita. Allora, perché a un certo momento questa coscienza assoluta e infinita ha deciso di creare la materia? Perché prima era puro spirito, basta. Quindi era, ehm, coscienza infinita, gioia infinita, piacere infinito, luce infinita. Però a un certo momento è scattato qualcosa, ecco, banalizziamo un po'. Okay. E Dio si è chiesto: "Ma che cosa ci faccio io qui?" Cioè, è come se io fossi in un balcone a spettatore, e giù dal mio balcone c'è la vita viva e io dal balcone mi dico: "E cosa ci faccio qui? Vado giù e godo della vita anch'io." Quindi cosa ha fatto? Aveva bisogno di condividere questa sua immensità e ha creato un alter ego, un interlocutore, quello che i cabalisti chiamano il vaso, il femminile. Quindi lui cosa ha fatto? Ha condiviso tutta questa sua infinitezza e l'ha condivisa con quello che si chiama il vaso, la parte femminile. E infatti il sole, che rappresenta l'archetipo maschile per eccellenza, è la parte emissiva. Il maschile è quello che emette e il femminile è quello che riceve. Il maschile è, l'assertività, il femminile è l'accoglienza. Quindi lui, diciamo così, ha creato il femminile come prima cosa, che si chiama simbolicamente il vaso. E quindi ha condiviso se stesso, ha creato un qualcosa dove lui poteva anche specchiarsi, vedersi, perché prima era uno e basta. A questo punto però cosa è successo? La seconda fase. Il femminile che ha ricevuto tutta questa grandezza ha detto: "Ma io che cosa ci faccio? Anche io la voglio condividere." Beh, per farla breve, da dal passaggio dall'1 al 2, quindi dal maschile a il maschile ha creato il femminile, si è creata la prima polarità, maschile, femminile, luce e buio, sole e luna, eccetera, eccetera. Però a quel punto il tutto ha come dire, nel momento in cui anche il femminile voleva condividere, questa unità che è diventata polarità si è frammentata in miliardi di pezzi e così è stata creata la materia. Così è nato il Big Bang, chiamiamolo così, molto banale e molto poco, come dire, rigoroso e scientifico, però a me interessa far capire il concetto. Che cosa è successo? È successo questo, che noi ci siamo frammentati, però Dio abbiamo detto voleva creare la materia per vivere, per fare esperienza della materia. Quindi questo ci porta a capire una cosa fondamentale. Dio si è fatto uomo Okay. prima di Gesù. Come si è fatto uomo? Vivendo attraverso di noi. Ecco perché abbiamo la scintilla divina, non per una cosa teorica che abbiamo letto nei libri. Noi veramente abbiamo la divinità dentro. Questo significa costruire una coscienza spirituale. Però?
è in qualche modo è spenta o è disattivata, perché È è disattivata nel senso che, ci occorrono miliardi di incarnazioni per capire questo. Anzi, qualcuno dice che gli antichi erano molto più collegati al mondo spirituale di quanto lo siamo oggi. Oggi infatti, come dicevo prima, siamo nella parte più bassa Kali Yuga. dell'insegnamento materia. Dobbiamo proprio scontrarci con la parte più difficile, più dura della materia per poter arrivare a riconoscerci. Nell'albero della vita c'è un percorso che si chiama la discesa, che è l'emanazione di Dio, che avviene attraverso 10 tappe fino ad arrivare alla tappa più bassa, che è la 10ª Sefirot, che si chiama Malkut e che è l'esperienza terrena. Noi nell'esperienza terrena, attraverso le dure prove della vita, impariamo a costruirci una coscienza spirituale, perché capiamo che non è la vita che ci fa male, ma è come noi reagiamo alla vita e quindi impariamo a reagire alla vita e a migliorare la nostra comprensione del mondo, a dargli un senso più profondo e a diventare anche più forti. Questo è il senso anche della malattia, perché la malattia Mh. da questo punto di vista ci insegna veramente un sacco di cose. Okay, Giuseppe, prima hai citato il Kali Yuga. Sì, il Kali Yuga è un percorso, ehm, ciclico che nasce, miliardi, sì, penso miliardi di anni fa, ora non lo so non è importante. L'importante è capire che è un ciclo che parte dall'origine in cui l'uomo, pur essendo, privo totale di conoscenza e tecnologia, era un'anima completamente pura, sprovveduta, però aveva una connessione spirituale fortissima e praticamente tutte le prime esperienze umane sono nate dal fatto che l'uomo era ispirato dal cielo in qualche modo e quindi piano piano ha potuto evolversi. Oggi questa Yuga, adesso non mi viene il nome esatto, il Kali Yuga è l'ultima tappa di questo percorso che, se non ricordo male, è fatto di 4 tappe. La quarta tappa è proprio l'esperienza materiale più dura, in cui abbiamo perso veramente tutte le connessioni con lo spirito e quindi dobbiamo cavarcela senza la, consapevolezza che siamo essenze spirituali. È quello che sta accadendo, anche se stiamo proprio, facendo la risalita, cioè l'ultima fase è la risalita. Però effettivamente l'esperienza materiale, è stimolante, anche i conflitti, le lotte, le guerre, tutto quello che vuoi, senza dare giudizi, ci servono a migliorare noi stessi. Attraverso una lotta tu capisci che la lotta non serve, alla fine devi trovare un modo, come dire, di interagire pacificamente col tuo interlocutore. Ma questo, è come dire, è proprio un insegnamento dell'ultima fase di questa evoluzione, cioè l'amore. È attraverso l'amore che noi possiamo abbracciare tutto l'universo, perché abbiamo smesso di odiare il mondo, di considerarlo ingiusto. Quindi che cosa succede? C'è una frase stupenda del libro, Educazione siberiana, che poi è stato fatto un film di Salvatore, un film veramente molto bello, ma questa frase io me la sono ricordata subito, ed è una frase simbolica molto potente, perché ti illustra il concetto e ti dice: "Nessuno può possedere più di quanto il suo cuore possa amare". Che cosa significa? Che se io sono libero di amare, perché ho guarito tutte le mie ferite, non credo che il mondo sia cattivo, non credo che la gente sia cattiva. Insomma, ho smesso di pensarla, ispirato dalle mie ferite dell'anima, che sono quelle che purtroppo mi impediscono di amare. Chi è ferito non riesce ad amare. Chi si sente sempre ferito, giudicato, trattato male, non riesce ad amare. Per cui quand'è che può abbracciare tutto l'universo? Quando ha ripulito tutte le sue ferite. E il lavoro duro della vita ci serve a capire che noi dobbiamo guarire noi stessi, non possiamo guarire il mondo. Guarire noi stessi vuol dire prima di tutto accettare il mondo così com'è, che non è né giusto né sbagliato, è quello che è e basta. Il mondo mi insegna semplicemente, con le sue "lezioni", tra virgolette, a capire che devo reagire in un certo modo. È come, il massimo è imparare ad amare tutto così com'è, ed è la cosa più difficile. Poi, qui potremmo introdurre il discorso della malattia. La malattia purtroppo non è altro che qualcuno la chiama un messaggio dell'anima, è proprio un messaggio, ci sta dicendo che non stiamo andando nella direzione giusta. Nel senso che, se è vero che noi siamo qui per esprimere il meglio di noi stessi, per rendere il mondo migliore, per realizzarci, lo facciamo attraverso l'azione e l'azione materiale e le iniziative materiali. Ma se noi, che so, faccio degli esempi banali, siamo in una relazione e ci facciamo sempre massacrare, abbiamo un datore di lavoro che ci tratta male e non ci valorizza, e se noi non ci ribelliamo a queste situazioni e le accettiamo, alla fine ci ammaliamo, perché c'è una un distacco fra, il volerci bene, mettiamola così, il fare le cose giuste per noi, per la nostra crescita e per dare il meglio di noi stessi,
però ci prostituiamo, ci facciamo trattare male dagli altri, allora la malattia arriva come un avviso. Ma facciamo un altro esempio banale. Se io, non riesco a ingoiare un boccone, facciamo un esempio banale proprio per capire come funziona la malattia. Cioè io ho un datore di lavoro, un partner, un familiare che in qualche modo mi vogliono costringere a fare qualcosa che io non voglio fare. Quindi, questo questo qualcosa che io non voglio fare simbolicamente diventa un boccone che non voglio ingoiare. Mh-mh. Che cosa fa la malattia quando io non voglio ingoiare un boccone? Perché bisogna ricordarsi che il nostro cervello processa sia quello che è reale, sia quello che è solo immaginato. Quindi quando io non voglio ingoiare un boccone simbolico, cioè una persona che vuol farmi fare qualcosa che io non voglio fare, il corpo, e questa è un'eredità biologica, ha imparato che quando io ho un qualcosa di troppo grosso che non scende, nell'esofago per esempio, questo boccone si blocca qui, non riesco né a sputarlo né a mandarlo giù. Mh. Allora che cosa fanno le cellule? Proprio biologicamente, è un comando biologico dimostrato, proliferano, aumentano la funzione per poter ingoiare un qualcosa di troppo grosso per loro. Che cosa significa questo? Che le cellule, proliferano ed è quello che viene chiamato cancro. In realtà non è un cancro, è una normale funzione biologica e basta. E che cosa ci sta dicendo però contemporaneamente? Guarda che il messaggio della malattia è che tu non devi accettare questo boccone, cioè devi capire che, non stai accettando un boccone, quindi i casi sono 2: o risolvi la situazione nella realtà, cioè tra virgolette tagli le relazioni con questa persona che ti fa dare queste sensazioni, oppure se questo non è possibile, trovi il senso. Qual è il senso? Che io non sto accettando questa persona, che non è né giusta né sbagliata, è quella che è. Sono io che reagisco male a questa persona. E quando io capisco questo e tra virgolette "lo perdono", perché poi sul perdono ci sarebbe da fare un discorso bello grande, perché ci sono tanti equivoci sul perdono. Il perdono, tanto per intenderci, non è assolvere l'altro, ma accettarlo. E qui è lo stesso. Io accetto quella persona perché è così, anche se mi ha fatto del male, non ci posso fare niente. Me ne faccio una ragione, supero il conflitto, se è necessario lo lascio andare, io vado da una parte e lui va dall'altra e chiudo la relazione, però in questo modo io, quando ho capito che tutto quello che non riuscivo a digerire dipendeva da me e non dall'altro, a quel punto guarisco immediatamente perché ho superato il conflitto. E questo è amore, perdono reale. Perché noi giudichiamo? A chi fa male il giudizio? Solo a noi. Anche perché molte volte giudichiamo una persona non perché è veramente, tra virgolette, "cattiva", ma perché ci fa vedere il nostro filtro. Cioè quella persona incarna il nostro senso di ingiustizia e quindi noi, reagiamo male e stiamo male e giudichiamo. Ma a chi fa male il giudizio? Solo a noi, non certo all'altro. Quindi chi ce la fa fare a farci male? È da stupidi. Ecco, questo è l'insegnamento di Cristo. È banalissimo perché che cosa diceva Gesù? È facile voler bene ai tuoi amici, ai tuoi familiari, ai tuoi parenti, tra virgolette, anche lì, ma prova a voler bene al tuo nemico, a quello che magari ti ha fatto veramente un grande torto. Ecco, ovviamente non sto dicendo ehm, non voglio generalizzare troppo, perché molte volte è giusto rispondere a un torto con le dovute maniere, però è anche giusto comprendere la lezione e capire che io comunque devo accettarlo, non devo fare mai diventare una cosa di questo tipo un caso personale, perché se no faccio male solo a me stesso. Devo trovare un senso più profondo. Ecco, questa è una semplice lezione spirituale, perché ci fa capire che siccome la vita ha un senso, che è quello di evolverci, di allargare la nostra coscienza, in questo modo noi non facciamo altro che im impadronirci di una fetta di mondo che prima non accettavamo e quindi riusciamo ad abbracciare tutto l'universo perché abbiamo guarito tutte le nostre ferite. Questo è il discorso portato all'estremo limite, no, mi Okay. pare tutto sommato anche abbastanza semplice. E all'interno di questa visione, quindi poi in definitiva il risveglio cos'è? O l'illuminazione? L'illuminazione è che tu quando capisci queste cose e te ne fai una ragione e superi l'esperienza dolorosa perdonando, tra virgolette, sempre il tuo nemico, il cuore si allarga. Il cuore veramente io quello che io nel primo libro ho chiamato il raggio del cuore diventa sempre più grande, quindi io abbraccio sempre di più una porzione più vasta dell'universo e questo alleggerisce, procura gioia, perché il superamento di un dolore, quando tu superi una crisi brutta, provi subito gioia, scampato pericolo, piacere, gioia. E questo è il processo del dolore, perché qui possiamo aprire anche un'altra piccola parentesi. Il dolore io lo definisco il più grande terapeuta dell'universo. Perché cosa fa il dolore?
Il dolore è quello che mi costringe a guardare in faccia le cose che non mi piacciono, perché io ho 2 possibilità nel dolore: o lo guardo in faccia senza considerarlo un nemico, ma uno che mi sta insegnando qualcosa. Mh-mh. E allora il dolore brucia la ferita, letteralmente, guarisce alchemicamente la ferita, porta a luce il dolore e quindi mi alleggerisce, mi fa provare gioia, ma questo è dimostrato anche dalla medicina, dalla fisiologia e anche da Candace Pert che, se abbiamo tempo, ne parleremo. È quella donna che ha scoperto come le emozioni si scaricano sul corpo con delle scoperte scientifiche del 1972, però nessuno ne sa niente, chissà perché. Beh, che cosa succede col dolore? Quando tu vivi il dolore produce endorfine e ossitocina, cioè il dolore produce benessere. Non lo sa nessuno. Tu vivi il dolore e vedrai come starai meglio, perché il dolore guarisce la ferita e produce fisiologicamente endorfine e ossitocina e quindi ti fa stare meglio, Okay, letteralmente. Ma l'altro la quando è che stiamo male invece? Quando noi trasformiamo il dolore in sofferenza. E perché trasformiamo il dolore in sofferenza? Perché non abbiamo il coraggio di guardare in faccia quello che ci fa male. Perché come dice il Buddha nella prima delle 4 nobili verità, se tu non ti relazioni, non cerchi di capire, non guardi dritto in faccia tutte quelle cose che ti fanno stare male, come puoi pensare di guarirle? Se cer scappi sempre da quello che ti fa male. E col dolore è lo stesso. Se io dal dolore scappo, io nel secondo libro, nel 2020, La scienza dei maghi, ho scritto che tutto quello che tu eviti del dolore si trasforma in sofferenza. Il dolore è veloce, leggero e immediato e guarisce "subito", tra virgolette ovviamente. Bisogna attraversare la crisi, letteralmente, viverla, sentirla, capirla, metabolizzarla. Però in questo modo ti guarisce veramente la ferita. Se invece lo eviti, è come i lutti. Quando tu non vuoi elaborare un lutto stai male e non sai perché. Lo trasformi in sofferenza infinita. E quella persona che fa questo è quella che sta sempre a dire: "La vita ce l'ha solo con me, io sono l'unico che soffre". E ne ho incontrati diverse persone così. Questo è l'incapacità di affrontare il proprio dolore. E quindi, il dolore, ecco perché io dico che è il più grande terapeuta dell'universo. Ma lo dicono in tanti, lo dice Dostoevskij, lo spiega benissimo, lo dice Gibran, nel libro Il profeta sulla poesia nella poesia del dolore, lo dice Gianna Nannini. Sembra stupido, ma Gianna Nannini sai cosa dice? Il dolore è obbligatorio, il dolore è obbligatorio, la sofferenza è facoltativa. Nel senso, il dolore è obbligatorio, ce l'hai e lo devi affrontare. La vita ti ha messo lì, non puoi fare niente. La sofferenza te la scegli tu certo, e quindi il dolore lo trasformi in sofferenza infinita perché non lo vuoi affrontare. certo. La stessa cosa accade con i lutti. Per esempio, io ho un amico che ha perso la moglie qualche anno fa e gli dicevo: "Vieni a elaborare questo lutto, tu stai male, vieni a fare una bella costellazione familiare, risolvi ti ti metto di fronte a tua moglie, risolvi tutti i problemi, la lasci andare e vedrai che starai meglio". No, non è mai voluto venire e lui non sta bene, perché se tu non guardi quello che ti fa male non è che lo elimini, Certo. scende nel tuo subconscio. A questo punto però ti fa male, tu hai tagliato i ponti col tuo subconscio, ti fa male e non sai perché stai male. Invece, per risolvere il tuo male devi guardarlo in faccia e dialogarci, parlarci finché non lo risolvi e lo capisci. Ecco, questa è crescita spirituale, perché tu comunque se sei se capisci che tutto è nelle tue mani e che il mondo esterno non ti può aiutare e quindi lo devi affrontare da solo, lo fai, ma lo fai anche se sai che tu sei una creatura che ha un potenziale enorme. E qual è questo potenziale enorme? Quello che dicevamo prima, noi abbiamo la scintilla divina, perché Dio fa esperienza attraverso di noi. Quindi questa cosa ti dà una forza enorme e questa forza ti aiuta a affrontare le difficoltà della vita, fra cui i dolori più profondi. Ma d'altra parte, questo si è sempre detto: chi ha una vera fede vive una vita più tra virgolette "migliore", ecco. Affronta le difficoltà con una marcia in più. Questo è il senso profondo di avere fede, di credere che noi siamo ehm, che le nostre radici, per quello che ho spiegato prima, sono radici divine. E se abbiamo queste radici divine e sappiamo di essere, tra virgolette, "scintille di Dio", affrontiamo la vita molto più serenamente, con una marcia in più, con più determinazione, con più forza, abbiamo più coraggio. Ma questo a me mi è stato dimostrato da un po' di persone, 6 o 7 che io ho conosciuto,
e che hanno avuto esperienze di premorte. Queste Mh. persone vivono la vita proprio, sanno vivere il qui e ora, il momento presente, non sono preoccupati, non soffrono di ansia, hanno avuto questa esperienza di premorte che gli ha fatto capire che non c'è niente di cui aver paura. Ecco, alla fine non c'è niente di cui aver paura, questa è la realtà. Invece le paure sono quelle che ci condizionano e soprattutto nella malattia. Tu Certo. pensa che quella che purtroppo, questo devo dirlo, anche se la medicina ufficiale ha fatto dei progressi enormi, oggi la medicina veramente in certe situazioni ti salva la vita, ti guarisce una frattura, ti può rimettere in piedi, per carità. Però, allo stesso tempo, per certi altri aspetti, quando ti diagnosticano un cancro, che cosa succede? Che ti fanno una diagnosi di morte. Cosa significa una diagnosi di morte? Ti programmano la paura. La paura cosa fa? La paura, ehm crea esattamente ciò di cui hai paura. I psicologi la chiamano la profezia che si autoavvera. Se tu hai paura di qualcosa, quella paura più o meno bene o male si materializza. Ma, anche questo è spiegato scientificamente, cioè la paura produce nel corpo certi certe dinamiche che producono infiammazioni, producono ansia, stress, che vanno a toccare degli organi del corpo. Quindi è chiaro che alla fine quando un medico in cui tu credi, perché il medico è una grande autorità e quindi tu gli credi e Mh-mh. lui ti dice: "Mi dispiace, io glielo devo dire, ma lei ha 6 mesi di vita." La maggior parte molta gente se ci crede e non va a cercare delle alternative, purtroppo entra in questa ossessione non riesce a vincerla, non riesce a superarla e piano piano materializza quello di cui ha paura. Quindi la paura è un'altra cosa su cui bisogna imparare a lavorare. Le scuole iniziatiche che esistono dagli antichi greci, dagli egizi, erano veramente scuole iniziatiche che insegnavano a affrontare la vita e la paura della morte. E che cosa facevano? Banalizzando un po', ti mettevano di fronte alla morte. A quel punto ti facevano delle prove dove tu avevi 2 possibilità: o affrontavi la prova credendo che il rischio era la morte, anche se poi magari non era vero, Mh-mh. oppure rinunciavi alla prova, scappavi via e lasciavi la scuola. Ma chi affrontava la prova superava veramente la paura della morte e viveva più o meno più sereno, più proattivo, come quelle persone che hanno avuto l'esperienza di premorte. Ma faccio anche un altro esempio banale. Nel film U-Bot, mi pare U-Bot 86, non mi ricordo, un film di questo sommergibile che nella seconda guerra mondiale, si è trovato sotto le bombe di profondità di una nave che stava sopra di lui, no, l'unico scampo era scendere sempre più in profondità. E però a un certo momento, mettiamo che il sommergibile avesse un coefficiente di sicurezza di 150 metri, sono dovuti scendere ancora più giù, sono arrivati a 250 metri e l'acqua cominciava a filtrare dalle pareti del sommergibile. Ecco, tu adesso mettiti nei panni di questi marinai. Che cosa succede nella loro testa? Si sono visti la morte in faccia, hanno visto la morte in faccia. Che cosa succede quando vedi la morte in faccia prima di morire? Che ti passa tutta la paura, perché non ti è successo niente. Hai accettato la morte. Sai quando scampi un pericolo e ti rilassi e fai così: "Uff, scampato pericolo"? È la stessa cosa. La paura della morte, tra virgolette, "scompare", tra virgolette. Perché dico tra virgolette? Perché noi non abbiamo paura della morte. Abbiamo paura di perdere il controllo e la sicurezza della nostra vita e questa è una delle cause della malattia. Quando tu perdi sicurezza e pensi di non poter controllare la tua vita, perché tutto ti va storto ed entri in un profondo conflitto, quello è quello che ti fa ammalare. La perdita delle sicurezze. Sembra banale. La perdita delle sicurezze e la paura sono 2 facce della stessa medaglia. La Mh-mh. perdita delle sicurezza ti mette paura e quindi può programmare la malattia. Ehm, e questo è quello che ha dimostrato tra l'altro Hammer nelle 5 leggi biologiche, che sono semplicemente una scoperta fantastica. Io posso dire, faccio una piccola pausa, che sono ingegnere da 52 anni, quindi e sono anche un ricercatore. In tutta la vita non ho fatto altro che cercare, perché comunque sia sono una persona curiosa che cerca di spiegarsi tutto quello che gli accade. È la stessa cosa che poi ho fatto con la mia malattia. Quindi se dico che quindi mi sono costruito una base scientifica reale, solida, perché comunque sia 5 anni di formazione in ingegneria ti dà una base scientifica. Ti
consente di capire cosa è scientifico e che cosa non lo è. E io affermo qui con piena, totale sicurezza, anche per avere non solo studiate ma anche sperimentate sul mio corpo, che le leggi di Hammer sono scientifiche, perché sono ripetitive, sempre secondo lo stesso decorso. Hanno delle fasi ben precise che ti spiegano esattamente perché ti è venuta la malattia, che cosa ti succede con questa malattia e come farai a guarire. Un medico che conosce queste leggi, la prima cosa che fa, ti dà sicurezza, ti mette in tranquillità e quindi tu già ti alleggerisci. E se ti alleggerisci la malattia comincia già a degradare, perché il corpo passa da una fase di stress nervoso molto potente a una fase di rilassamento. E se il corpo non si rilassa, perché vive sempre in condizioni di stress, è sempre "malato", tra virgolette. Tutti i piccoli mali della nostra società di oggi sono dovuti al fatto che non ci rilassiamo mai, estremizzando il discorso. Mh-mh. Faccio un esempio che ho vissuto personalmente. Io, quando ho iniziato questo percorso, quindi 22, 23 anni fa, avevo i miei piccoli dolori, credo che ce li abbiamo tutti, mal di testa, un po' di mal di schiena, un altro giorno ti viene mal di stomaco, poi ti viene quell'altro dolorino lì, beh, io, non intuitivamente, ho fatto delle esperienze di meditazione, ho cominciato a leggere dei libri, ho cominciato a studiare la medicina naturale e ho imparato a fare la meditazione. Che cosa fa la meditazione? Ti costringe a rilassarti, stacchi dalla frenesia della vita di tutti i giorni e fai in modo che il tuo corpo si rilassi. Il sistema nervoso nostro è fatto di 2 fasi fondamentali, che sono ciclici durante il giorno. Questo l'ha spiegato bene Hammer nelle sue 5 leggi biologiche, ma non solo lui, questo si sapeva da prima di Hammer. Ovviamente noi abbiamo il sistema nervoso autonomo ha una fase simpatico-tonica, che è quella della vita attiva, che ci aiuta adrenalinica, diciamo così, ci aiuta ad affrontare la vita di tutti i giorni, quindi a superare tutte le difficoltà, che sono tante ogni giorno se ci pensiamo. Poi c'è la fase di rilassamento, che si chiama vagotonia, che è quella che viviamo prevalentemente durante la notte e che ci consente di rilassarci, di lasciare andare tutte le tossine dello stress e di riprendere il giorno dopo più ehm, più forti di nuovo, più sani. Ma se noi questa fase simpatico-tonica la prolunghiamo troppo, non ci rilassiamo mai, tutte queste piccole, malattie, limitiamoci adesso alle piccole malattie, continueranno. Io ti giuro che quando ho cominciato a fare meditazione, dopo qualche mese non avevo più un mal di testa, non avevo più un mal di schiena, non avevo più un mal di stomaco, non avevo più un dolore. Nulla, nulla, ma ti assicuro nulla. Poi ho avuto una malattia che però quella era tutta un'altra cosa, quella era proprio legata a un conflitto ben preciso ed è stata una malattia abbastanza importante, che devo dire è iniziata nel 2009 e diciamo che è finita in questi anni. Penso di averla guarita totalmente. Tutti gli episodi che vivevo, non si presentano più. Io vivevo 6 episodi all'anno che mi costringevano a farmi delle cure particolari che mi mettevano un po' in una situazione di frustrazione, non era piacevole, ecco. E questa cosa qui, è finita praticamente 1 o 2 anni fa e io adesso posso dire che questa malattia che mi abbassava un po' la qualità della vita, ma non più di tanto, mi costringeva semplicemente a fare questi interventi che però ogni volta mi buttavano giù, diciamo così, ma mi hanno insegnato veramente tanto. E io nel mio libro che scriverò su questi argomenti, che si può intitolare o Biologia e spiritualità, oppure La biologia dell'anima, proprio dove spiego tutte queste dinamiche, la malattia mi ha fatto imparare a lavorare mi ha fatto capire che cosa vuol dire lavorare sulla paura, che cosa vuol dire lavorare sul dolore, mi ha fatto capire che cosa significa imparare a impedire al corpo di essere, sequestrato dalle emozioni negative. Quindi io ho guarito la mia malattia decodificando negli anni 5 o 6 emozioni fondamentali che mi bloccavano letteralmente il corpo e mi provocavano quegli effetti che erano gli effetti della mia malattia. E li ho completamente piano piano disinnescati, lavorando su me stesso, capendo quello che mi stava succedendo e qual era la dinamica che me lo provocava. Ma possiamo fare anche l'esempio della rabbia. La rabbia è una reazione automatica, non è che decidiamo di arrabbiarci, no, la rabbia viene, è una reazione automatica, ci sequestra, ci fa fare delle cose che non vorremmo fare, magari insultare, urlare. Come si fa a gestire la rabbia? Decodificando quello che te la crea. Perché c'è sempre qualcosa che te la fa scattare. Ci può essere una persona che ti giudica, ti dà un giudizio che tu non accetti e ti senti
aggredito, anche se non è vero, e reagisci con la rabbia. Questo è tutto lavoro che si chiama crescita personale. Uno deve guardare dentro se stesso e capire le sue reazioni, che cosa provocano e capendole come può migliorare la qualità della sua vita, perché è veramente così. Cioè, molta gente vive perennemente in ansia, non è una bella vita. La crescita spirituale serve a vivere una vita, tra virgolette, "più serena", perché non è che la vita ci risparmia le sfide quando noi siamo, più consapevoli, più sereni, le dobbiamo affrontare le stesse, ma le affrontiamo con uno spirito diverso, quasi non dico con piacere, perché a molti non piace il lavoro che fanno, ma l'unico modo perché quel lavoro smetta di tormentarti è farlo comunque al meglio. Dai sempre il meglio di te stesso, perché comunque sia nella vita noi abbiamo appunto spirito e materia, biologia e spirito. La biologia è il governo della materia, è quella che governa la vita e che garantisce la sopravvivenza. Per cui, noi siamo chiamati qui nella vita per agire, per fare, per imparare il saper fare, per fare del nostro meglio, per esprimere al meglio i nostri talenti, tra virgolette, "per rendere il mondo migliore". Perché? Se è vero che Dio c'è la seconda parte dell'albero della vita, la risalita, non ne abbiamo parlato. Cosa significa la risalita dell'albero della vita? Che noi adesso siamo arrivati alla parte più dolosa, più materiale, più difficile, più difficoltosa. Ehm, a questo punto, man mano che noi facciamo questo lavoro di crescita di una coscienza spirituale, di consapevolezza, di imparare ad amare e a diventare quindi più forti, più stabili, più lucidi, meno preda delle emozioni, a questo punto avviene la seconda parte del percorso. Ma qual è la seconda parte del percorso? Il ritorno alla fonte, il ritorno all'unità. Noi adesso non so quanto ci vorrà nell'umanità, nel mondo, se ci vorranno centinaia di anni, migliaia di anni, milioni di anni, questo penso che non lo sappia nessuno, se non i grandi chiaroveggenti come Steiner, eccetera. Però la sfida di tutto questo bel discorso è ritornare all'unità, quindi ritornare a fonderci con la fonte, con l'uno. Poi ci sono attraverso perché poi volevo proprio tornare a questo punto qua, a monte, per chiudere anche un po' il discorso. Secondo quali modalità? Cioè, come avviene questo ritorno alla fonte, secondo te? Ehm quando tu ti senti sempre più fuso nel tuo Dio, nel Dio. Quando tu sei perché poi è un qualcosa che avviene sia a livello individuale, sia a livello di umanità o di mondo. Cioè, però ci sono tanti maestri spirituali, ma anche scienziati, per esempio mi viene da citare Pedersen, che era un medico che ha scritto un libro, proprio sul come affrontare la malattia dal punto di vista spirituale. Questo, ma anche Castaneda sembra, sono tutte cose di cui non abbiamo certezze. Questi a un certo momento hanno deciso di andarsene dal mondo e sono tornati alla fonte. Tornare alla fonte vuole dire secondo me, son sempre tra virgolette "interpretazioni". okay, Cioè, noi quando moriamo rientriamo nel mondo spirituale, sì. dove continuiamo a fare il nostro percorso. Cosa vuol dire continuare a fare il nostro percorso? Che se tu muori perché sei un ingordo, un avido e mangia 10 piatti di pasta asciutta tutti i giorni e muori perché ti ammali, quando ti ritrovi nell'altro mondo, ti troverai davanti a un piatto di pasta asciutta, ma non lo potrai mangiare. Mh-mh. Dici che impari a farti passare il vizio? Mh. Sei costretto a rimanere lì finché non ti passi il vizio. Ecco, quindi tutte le ferite dell'anima che non abbiamo guarito qui, ce le portiamo nel mondo dello spirito perché dobbiamo continuare il lavoro. Ecco perché il suicidio non è molto consigliato, perché Okay. se voi guardate il film No Solar, queste cose le spiega benissimo, è molto bello il film. E vi fa proprio vedere come il percorso spirituale dopo la morte è ancora un percorso, non andiamo sì, vediamo la luce, capiamo che c'è un mondo in cui non cercano più di fregarci, ma che ci aiutano a ritrovare noi stessi perché ci vogliono bene. Diciamo che lì l'armonia è reale. Nella materia invece ovviamente, troviamo le persone che ci vogliono "fregare" tra virgolette o trattare male, perché sono quelli i nostri veri maestri, mettiamola Chiaro. così. Però come te lo immagini tu? Cioè l'umanità collettivamente Eh, risvegliata, come come ti te la dicevo, immagini qua però su questa realtà eh, materiale? quello avverrà quando l'ultimo uomo, il più involuto, il più cattivo, il peggiore di tutti, Ah-ah, anche quello si sarà, trasformato. Quando e l'ultimo uomo okay, allora il ciclo di cui parlavo dovrebbe avere termine, perché tutti gli uomini hanno ritrovato l'unità e l'armonia. Questo dovrebbe essere il senso. Ovviamente anche qui ci sono domande che sorgono affascinanti. Per esempio
il tempo secondo uno dei dei della religione indù, Brahma, la notte di Brahma, per esempio, sembra che equivalga, che so, a 1.000.000.000 di anni. Quindi cosa succede? Metti che fra 1.000.000.000 di anni l'umanità si è evoluta ed è tornata alla fonte. Inizia un nuovo ciclo, non lo so, qui mi fermo. Però farsi queste domande è di per sé già affascinante, capito? Che cosa succede? La realtà è che molte volte ci facciamo delle domande, di cui non abbiamo risposta e solo questo ci fa stare male, ma non puoi avere tutte le risposte. Accetta quello che puoi capire e anche quello che non puoi capire, se no stai male e basta. Perché c'è quell'altra bellissima frase che riguarda proprio l'accettazione, che dice, "Dio, dammi la forza di accettare le cose che non posso cambiare, ma dammi anche la forza di cambiare quelle che posso cambiare." Mh-mh. Però qual è il nocciolo fondamentale? Fammi capire qual è la differenza. Perché Okay, è inutile che io voglia cambiare le cose che sono al di fuori della mia portata certo. e quindi mi metto a giudicare quello e quell'altro, anche se non mi riguarda, perché ovviamente questo avviene molto nelle proiezioni politiche, no, quello è un ladro, quello lì, ma tu perché lo giudichi? È affare di Dio quello, non è affare tuo. Mh-mh. L'affare tuo è vivere al meglio nonostante quello che ti sta "governando", tra Certo, virgolette, ma non certo. puoi fare altro, Chiaro. Ascolta eccetera, eccetera, Giuseppe, ecce una curiosità personale. All'inizio hai, appunto iniziato citando in qualche modo il maschile e il femminile. Tornando a noi, all'umanità, nella tua visione, l'uomo e la donna, come cioè okay, abbiamo l'essere umano, proprio abbiamo la donna e l'uomo. Sono la stessa cosa? Sono Intanto diversi? qui bisogna stare attenti a non entrare in confusione, perché è Ah, facile poi entrare in nella polarità, e nel dividere anziché nell'unire. In realtà il maschile e il femminile sono 2 archetipi, mh-mh, l'uomo e la donna sono 2 esseri umani. sì, Già qui c'è una bella differenza. Perché? Che cosa significa? Il maschile ha delle proprietà particolari, così come l'emisfero razionale, che è quello più chiamato maschile, e il femminile ha delle altre proprietà che sono quelle dell'emisfero emozionale, che è l'emisfero destro, che è femminile. okay, Il maschile è razionale, lineare, ehm, lineare significa consecutivo, il tempo è lineare per la percezione maschile. Ehm, riduce fino il riduzionismo di cartesiano è maschile, perché la medicina cosa fa? Pensa di curare l'organo e di concentrarsi solo sull'organo. Questo si chiama riduzionismo, mh, ma non tiene conto del fatto che quell'organo convive con miliardi di altre cellule e quindi la relazione che c'è con le altre cellule influisce come sta quell'organo, chiaramente, ovvio. Il femminile invece non è riduzionistico, è spaziale. Il maschile vede l'albero, anzi vede la radice, fino ad arrivare all'atomo, diciamo così. Il femminile vede la foresta, vede tutto l'insieme. Il femminile è oristico, il maschile è riduzionistico, però non è giusto né l'uno né l'altro, bisogna metterli insieme perché funzionino. Devi poter vedere la foresta e devi poter vedere anche il dettaglio. Per cui, il femminile poi non per il femminile il tempo non esiste. Il tempo, non è più lineare, ma è proprio non esiste. Cioè, nel senso, se tu hai una ferita dell'anima, una ferita del tuo subconscio che è nata quando eri piccolo, tu la vivi anche adesso e se tu vieni ipnotizzato e quella ferita viene fuori, tu la stai rivivendo come se fosse presente adesso. In questo senso il tempo non esiste. Poi se guardate il film Interstellar è fantastico perché vi fa vedere tante delle cose interessanti. okay, E quindi la sfida qual è? Conciliare i 2 emisferi, il maschile col femminile, non essere troppo maschili e non essere troppo femminili. E poi c'è anche l'altro fatto che conciliare significa che io devo vivere le emozioni, ma devo anche capirle con la mente, con la parte mh, razionale, perché se io divento solo una persona emotiva e ogni volta che mi viene le emozioni perdo totalmente la mia lucidità mentale, i 2 emisferi non stanno andando d'accordo. Se certo, invece sono solo razionale e teorizzo tutto, ma non vivo le emozioni, sono fuori dalla realtà. perfetto. E invece uomo-donna quindi? Ogni uomo e ogni donna hanno attributi maschili e femminili. Ah-ah, Se esistono ancora le guerre oggi è perché l'uomo non ha ancora, come dire, sviluppato le sue caratteristiche femminili e ha sviluppato solo se le caratteristiche più maschili, nel senso negativo, perché affronta tutto con lo scontro e non con la conciliazione. Quindi se io ogni volta che, devo risolvere un problema, mi scontro e mi metto a lottare, a volte è necessario, per carità. La geopolitica non è una cosa così semplice, cioè ogni nazione deve proteggere il territorio, difendersi, ma influenzare anche gli altri per evitare di essere invasa. Quindi
È facile giudicare o Trump o Putin o i politici che governano. Intanto mettiti nei suoi panni e dimmi cosa sai fare se fossi lì. Ti faresti corrompere anche tu oppure no? Perché nel Tostissima. momento in cui giudichi, tu ti consideri un'anima pura, ma chi l'ha detto che tu sei il bene e loro sono il male? Certo, Chi l'ha detto? È certo. facile. E ne parliamo quel giorno prima del referendum e qui mi Eh. fermo. Però, tornando al discorso di possiamo dire che nell'uomo c'è più energia maschile e nella donna più energia femminile o no? Assolutamente sì, Mh, assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è fisiologico, biologico, è così che deve essere. Però l'altro scopo della creazione, se ci pensiamo, è che effettivamente Dio, ehm, ha creato la donna, perché i 2 i 2 aspetti maschili, i 2 archetipi maschile e femminile, sono quelli che reggono tutto il mondo. Solo dall'equilibrio fra questi 2 aspetti il mondo va avanti. Se questi 2 aspetti non sono equilibrati, il mondo degrada. Perché ci deve essere sempre equilibrio perfetto tra la parte razionale e la parte emozionale. E certo. quindi l'uomo deve capire che deve sviluppare un po' certi uomini, non tutti, molti hanno attributi femminili anche eccessivi e magari si fanno massacrare troppo, Ah-ah, però certi uomini che la prendono sempre a muso duro con la lotta, dovrebbero sviluppare un po' più la parte femminile che è quella dell'accoglienza e dell'accettazione dell'altro. Ecco, mettiamola così. perfetto. Quindi Giuseppe, un po' per chiudere anche l'intervista, provo a farlo io, poi magari integri e completi tu. In sostanza possiamo dire che, il gioco è molto più, interessante anche se vogliamo, rispetto a quello che sembra. Siamo più potenti anche e più capaci rispetto a quello che pensiamo e in un Mh. certo qual modo, se riusciamo ad alimentare, a nutrire quella scintilla divina, le regole il gioco cambia, no? Assolutamen La sfida è mettersi in discussione sempre, perché se noi ci illudiamo di essere arrivati, se noi ci illudiamo di avere di vivere senza problemi, se quelle persone che dicono: Io voglio vivere sereno", hanno già perso. Quelle persone che dicono: "Non ce la faccio più", hanno già perso. La vita va affrontata ogni giorno, però senza pensare a fra 10 giorni, pensa a oggi e basta. Se pensi all'indomani stai già indebolendo. Pensa a oggi. Già oggi hai un sacco di sfide da affrontare. Non pensare a domani. Domani è un altro giorno, si vedrà, dice quella canzone, no, Certo. è molto più semplice di quello che pensiamo, però mi rendo conto che il lavoro personale, soprattutto per chi viene da famiglie disfunzionali, per chi ha avuto però certe persone che hanno avuto le difficoltà in famiglia molto dure, sono quelle che poi diventano più forti degli altri, perché hanno dovuto affrontare le difficoltà più forti. Okay. Hai un libro vabbè, innanzitutto c'è il tuo nuovo libro, giusto? È già uscito? No, 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 uscirà edizione Amrita a fine anno. Non Ah, so ancora neanche il è quello di cui parlavamo oggi. sì, sì, sì. Tutti questi argomenti saranno, nel mio libro in cui aggiungerò proprio tutta la spiegazione delle 5 leggi biologiche, perché ci ammaliamo, che cos'è il cancro, il rapporto fra le emozioni e il corpo, come le emozioni si scaricano sul corpo, e poi metterò anche un po' di metterò alla fine del libro proprio la storia della mia malattia, spiegandola esattamente in tutti i suoi dettagli e perché sono arrivato alla guarigione. E poi casi concreti, cioè perché si ha il sanguinamento dell'utero, perché si ha l'herpes labiale, perché si ha il cancro all'intestino, perché si ha il cancro all'utero, perché si ha l'endometriosi, Mh-mh. perché e tutte queste cose qui, una decina di casi concreti analizzati secondo queste 5 leggi biologiche che ti spiegano perché ti sei ammalato e come puoi guarire. Casi concreti che sono sempre i casi più importanti. Poi queste stesse cose dei casi concreti ci sono anche nel mio nuovo sito che è gmontaldo.it e trovate tutte le spiegazioni per ogni sintomo che avete. Lo potete andare lì e consultare e potete capire che cosa vi sta succedendo, per esempio. E questo è un qualcosa che ho costruito con molta pazienza, Mh. ma che può aiutare veramente tanto. Ti ringraziamo ti ringrazio a nome di chi magari poi va a farsi una ricerca. Volevo però farti, una domanda, sempre nell'ottica, consiglio, libro o film. Proviamo un attimo ad immedesimarci in una persona che ha intuito che c'è un qualcosa di più grande o che ha già scoperto che c'è qualcosa di più grande ed è un po' nel percorso, nel cammino di esplorazione, conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. Però magari gli mancano ancora un po' di pezzi del puzzle. Avresti un libro già pronto, già pubblicato tuo o di qualcun altro e secondo te può fare un po' la differenza e Eh, apportare allora io seguo
Ivanov, che è uno dei più grandi maestri, anche Yogananda, però Ivanov è illuminante e quindi i libri di Ivanov ognuno deve andarci a sentimento. Comunque, per esempio, Centri e corpi sottili di Ivanov è un libro fantastico che ti illumina, e poi Le porte dell'invisibile. Ma il mio primo libro, I viaggi del matto, però è proprio l'inizio di questo spiega l'inizio di questo percorso, I viaggi del matto. Poi l'ultimo di cui abbiamo parlato nella intervista precedente, I numeri dell'anima, invece è già un po' più avanti perché spiega anche, come affrontare questi discorsi attraverso la mappa dei talenti, che è una chiave eccezionale. A me la mappa dei talenti mi ha cambiato veramente la vita, ecco. Però I viaggi del matto è un buon inizio, un libro che tra l'altro si legge perché è una via di mezzo tra un libro e un romanzo, quindi è molto piacevole da leggere, almeno da quello che scrivono nelle recensioni. Lo trovate sia sul Giardino dei Libri che su Amazon o anche dal mio sito, potete farvi un'idea e vedere di che cosa si tratta. Comunque io ho scritto in ogni caso, 6 libri fino a oggi e li trovate tutti nel mio sito. Perfetto, sì, io i viaggi del matto giusto il titolo è I viaggi del matto? Sì, l'ho letto Esatto. anche. Personalmente confermo, abbastanza semplice, scorrevole, accessibile e ti dà un'infarinatura generale un po', no? Sì, la letteratura perché affronta un po' il mistero attraverso il racconto, ecco, e ha un suo fascino, chiamiamolo così, ecco. Perfetto, Giuseppe, se non hai niente da aggiungere io ti farei la domanda, un po' che contraddistingue questo podcast dell'ospite precedente e poi ti Mh. chiederei di formularne eventualmente una tu, senza l'eventualmente, di formularne una tu per l'ospite successivo. Iniziamo con o se vuoi aggiungere qualcosa però, questo è il momento. No, no, vai, vai. Vado con la domanda. Okay, lei è una ragazza spagnola, catalana di Barcellona, Laura Ortega. Abbiamo fatto un'intervista sul coaching olistico, in spagnolo. Coaching olistico e spiritual, sì. Vabbè comunque, lei chiede, traduco adesso un attimo dallo spagnolo, okay, cos'è che, ti rende felice nella tua quotidianità? Lato creativo, lato Lato creativo. creativo. Creativo è la cosa più fantastica dell'universo. L'atto creativa, è quando crei, è quando inventi, quando ti arriva qualcosa e stai creando qualcosa che non esiste. Ti senti in una dimensione fuori dal mondo. È l'atto creativo in sé. Okay, È quello che più ti dà soddisfazione. Poi ovviamente, vabbè, io sono di fronte al mare, quindi passeggiare qui nel lungomare è un'altra cosa che mi appaga. Anche vedere un bel film. Ma il lato creativo è sicuramente è quello per cui noi siamo stati creati, per creare. chiaro. Se non Ehm crediamo, perdiamo qualcosa e non diamo il nostro contributo a migliorare il mondo. con creare, però poi a cosa ti riferi? Qualsiasi cosa? Cioè nel senso Ma anche l'artigiano che ti ripara una macchina sta creando, sta okay, veramente esprimendo il meglio di se stesso, senza scomodare l'artista, il pittore, il Van Gogh della situazione. Basta il pasticcere che fa un dolce sopraffino. Quello è un atto creativo. Ma anche io quando cucino mi rendo conto che ho 2 atteggiamenti: quello del lato creativo o quello che dice: "Oh, lo devo fare per forza per non mangiarmi un panino", ecco. E invece no, ho scoperto il gusto di cucinare e lo faccio con intento creativo. Ogni volta che cucino qualcosa ci devo mettere del mio, posso anche leggermi la ricetta, però poi la faccio secondo quello che mi viene da dentro, come la esprimo io. E quello è quello che molti chiamano un atto d'amore. Se tu le cose le fai con amore, ti vengono sempre bene, perché sei tutt'uno con l'atto che stai facendo. Sei tutt'uno. Non è un qualcosa di esterno a te, che fai per forza o che devi fare. Diventi tutt'uno quando fai una creazione, tu ti perdi nella creazione, diventi tutt'uno con l'oggetto che stai creando. Questo è il massimo della bellezza. e poi tra l'altro sto pensando che, evidentemente, l'atto creativo è talmente importante che, per esempio nell'ultima carta dei tarocchi, in un certo qual modo nel mondo possiamo dire che ci sono i 4 centri dell'essere umano, no, Ah, mentale, emozionale, il materico e poi c'è il sessuale creativo. Quindi, esattamente. Sessuale ehm creativo, il fuoco è quello, il fuoco dello spirito è proprio quello, sessuale creativo. E infatti il sesso è un altro argomento importante della nostra vita, ovviamente. Eh, attraverso il quale poi nasce anche, puoi prosperiamo creare la vita, ma eh, puoi fonderti con l'altro anche. certo. È un'unione del maschile e femminile che non abbiamo ancora visto, ma quella è un'unione profonda veramente nel sesso. Quando unisci il sentimento è atto fisico, devono essere uniti, non può esistere l'uno senza l'altro. Cioè possono esistere, ma
e diventa meno appagante, diciamo così. Okay, un altro livello. Va bene Sì. Giuseppe, ti viene una domanda anche scomoda o difficile a cui tu non riesci a rispondere, cioè gliela passiamo all'ospite successivo che ancora onestamente non so chi sarà. Ehm, allora la domanda può essere: hai bisogno di vedere la strada bella illuminata davanti a te per andare avanti? Mh. Hai bisogno di vedere la strada bella e illuminata davanti a te per O detto andare in un altro modo, se davanti a te non sai che cosa c'è, riesci ad andare avanti lo stesso? okay. Eh, Interessante, è interessante. la sfida è Certo. tutta qua. Bi Oppure si potrebbe anche dire: sei pronto a osare e a buttarti anche se non vedi dove vai a finire? Beh, se hai in qualche modo ti sei connesso, un po' tornando al nome del podcast, alla Esatto, fonte e vivi nella fede in un certo qual modo, secondo esatto, me, la risposta è sì e non vedo l'ora. La fortuna aiuta gli Altrimenti audaci, no, la fortuna aiuta gli audaci. Anche quello è un certo, atto creativo fantastico, ti butti nel vuoto senza sapere che cosa ti potrà succedere. chiaro. Se invece non sei connesso, eccetera, eccetera, la risposta potrebbe essere un'altra. Se sei sfiduciato, se non credi in te stesso, se stai attraversando un periodo di crisi, questo non è facile. Mh. Certo, però possiamo dire, un po' per chiudere, possiamo dare un po' un messaggio di positivo, di fiducia e speranza? Sì, la vita non ti manda mai nessuna sfida che tu non possa superare. Ecco, bene, Ecco, misurata portata. alla tua portata, alla tua dimensione attuale, alla tua coscienza attuale e ti serve per fare il passo successivo, Okay, che è sempre allargare la coscienza. per quanto grande ti possa sembrare la sfida, in realtà sei in grado Esatto. devi pagare un prezzo in un certo qual modo che non è facile, però Devi è pagare un possibile. prezzo e devi fare uno sforzo mentale di crederci, che non è facile. Certo, certo, La mente è potente, ma è anche è quella che ti manda i pensieri negativi, quindi quella che non a di cui non abbiamo parlato, la tua presenza mentale, che non è mentale, è proprio una presenza, ti consente di far fronte a tutto, a patto che non ti fai abbattere dalla paura, perché tu sei presente, sei presenza superior, divina. La tua presenza è il tuo divino. Tu sii presente, l'insegnamento di Gurdjieff è questo. Non distrarti mai da quello che stai gli incidenti, banalizzando. Perché capitano gli incidenti? Perché ti sei distratto, perché non sei presente a quello che stai facendo. È il lato creativo, è il massimo della presenza. E quello è il divino. Possiamo trovare 1000 prove nella vita del divino che c'è in noi e ognuno di noi sicuramente l'ha provato perché ha risolto tanti problemi senza rendersene conto. cer Perché quando risolvi i problemi senza rendere conto, perché c'è qualcuno che ti guida all'interno, anche quella è una presenza, che devi consapevolizzare. Perché io per esempio molte volte mi dico: mi sono guardato il mio libro, e mi sono detto: "Ma l'ho scritto io questo." ah-ah, Perché certo. diventi un canale. È Dio che si sta manifestando, come dice Einstein, no, È che poi magari te ne dimentichi te ne dimentichi e o torni nel loop, sì, beh sì, è normale avere alti e bassi, per carità, certo. Va bene. Giuseppe, secondo okay, me ce l'abbiamo? perfetto, va Ehm, bene. magari ci possiamo salutare qua e chissà, rincontrarci più avanti. Okay, volentieri, va bene. Quindi Salutiamo tutti? salutiamo il pubblico, ti ringraziamo anche a nome del pubblico, a presto. Grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi, grazie. È sempre un piacere fare queste interviste. Giuseppe Montaldo lo trovate dappertutto, TikTok, Instagram, Facebook, Sì, YouTube, sì. sul sito. Il sito ricorda un attimo? Ehm, gmontaldo.it. 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 Ah, Prima basta mettere su Google Giuseppe Montaldo, è facile da trovare. perfetto. Ad ogni modo qua nella descrizione del video lascerò insomma i vari link. Va bene, Okay, a prestissimo. Ciao a tutti. grazie a tutti. Ciao, grazie a te.